Ciao ballerini, io sono Arianna Bazzini. Tu ti reputi un ballerino o una ballerina più adatta ad una gara o ad uno show? E qual è la differenza tra una coreografia realizzata per una competizione di ballo e una coreografia creata per uno spettacolo? Ma come sempre, prima di iniziare ti invito a mettere un bel like a questo video e a iscriverti al mio canale Arianna Bazzini Coaching, nel quale tratto temi inerenti al ballo e alla danza sportiva. E attiva la campanella, così rimarrai aggiornato su tutti i miei nuovi video. Per chi non mi conoscesse ancora e fosse nuovo sul mio canale, benvenuti! Io sono una ballerina professionista, campionessa mondiale di salsa e maestra di danze caraibiche. Diciamo che nel mondo del ballo possiamo distinguere due modalità con la quale un ballerino può esprimersi ed esibirsi: la competizione di ballo e lo spettacolo. Questi due mondi però spesso possono fondersi tra loro, perché una competizione, uno show fatto per una competizione, poi diventa anche uno spettacolo per il pubblico. Il lato positivo delle competizioni è che possono dare la possibilità di esibirsi e performare anche a ballerini che sono alle prime armi. In questo modo potranno esibirsi davanti a un pubblico e anche davanti a dei giudici. E poi comunque ognuno gareggerà nella sua categoria, quindi una categoria C, una categoria B che è un pochettino più alta, la categoria A, la categoria dei professionisti. Questo dà la possibilità a tutti di provare questa esperienza e non solo a chi è già un professionista o balla ad alti livelli. La competizione quindi può essere un modo anche per mettersi in gioco anche quando si balla solo per passione e non per lavoro. A mio parere, ed è anche quello che ho capito negli anni di esperienza, un ballerino che sia competitore o un ballerino che fa spettacoli, quando crea le sue coreografie oppure ha un maestro che le crea per lui, deve sapere qual è la destinazione di quella coreografia, per quale fine viene creata, qual è l'obiettivo che deve raggiungere il loro lavoro. E per loro intendo quello del ballerino e del suo coach o maestro nel caso in cui ne avesse uno. Ad oggi io posso dire di essere sia una competitrice, perché gareggio sia come solista che con mia sorella in duo che con il mio gruppo di ballerini. Allo stesso tempo sono una ballerina che si esibisce in spettacoli, magari in festival, in congressi o anche in serate danzanti, e sono anche un giudice di gara. Nel tempo ho capito veramente quale fosse la differenza tra il creare una coreografia per una gara e una coreografia per uno show, e di conseguenza a realizzare il prodotto adatto, anche se spesso mi è capitato di realizzare una coreografia prima per una gara e poi magari riadattarla e utilizzarla dopo anche per uno spettacolo. Avete mai visto un ballerino magari bravissimo tecnicamente, espressivamente molto forte, essere superato in gara magari da un altro ballerino un po' meno bravo, ma che aveva la giusta coreografia per quel tipo di competizione? Può capitare che il ballerino più bravo abbia una coreografia magari molto bella, ma non adatta alle richieste di quella competizione. Sembra una cosa anche un po' brutta, un po' ingiusta detta così, però è la realtà. La gara presuppone che ci sia un regolamento da rispettare per tutti, in modo che i ballerini possano competere ad armi pari, e queste regole servono anche per definire il tipo di campione che di conseguenza vorrà premiare. Ogni competizione ricerca delle caratteristiche particolari nel suo campione, e questo dipende anche dalla nazione nella quale si svolge la gara. Per fare un esempio, in Colombia le competizioni di salsa permettono delle coreografie molto acrobatiche ed anzi vengono molto apprezzati i lift, i tricks, eccetera. Viceversa, in altre competizioni, ad esempio in Spagna oppure anche in Italia o in Francia, si ricercano altre caratteristiche e magari vengono proprio limitate le acrobazie e viene premiata maggiormente una coreografia più ricca di movimento corporeo, di pasitos, e appunto limitano tantissimo le spaccate a terra, gli slanci con le gambe, le scivolate, insomma tutte quelle cose che arricchiscono sì la coreografia ma fanno parte non del ballo che stai interpretando, ma sono una skills in più, diciamo. Io quando mi iscrivo ad una competizione o iscrivo un mio allievo, prima mi devo informare su cosa cerca quella competizione per capire se potrebbe valorizzarmi. Quindi consiglio di scegliere il tipo di gara adatto a voi a seconda delle
vostre caratteristiche come ballerini. Scegliete la gara adatta al vostro stile e a quello che vi piace fare. In una gara è importante capire il tipo di musica che potrebbe essere apprezzato maggiormente. Inutile cercare musiche troppo ricercate e di nicchia. Sarebbe meglio scegliere una musica molto orecchiabile, nella quale si possa sentire molto bene il tempo musicale sul quale balliamo. Nelle gare di salsa, ad esempio, una cosa fondamentale è che il giudice capisca immediatamente su quale tempo musicale sta ballando il concorrente. In una gara un ballerino con la sua coreografia deve sì esprimere se stesso, ma in un certo senso anche dimostrare e mettere in mostra le sue abilità, consapevole del fatto che verrà giudicato e messo a confronto con gli altri concorrenti. Un altro elemento di differenza rispetto ad uno show è che in una competizione si presta molta attenzione anche all'abito da ballo, che deve essere molto vistoso, appariscente e scintillante. Quando invece abbiamo la possibilità di creare una coreografia per uno spettacolo, siamo totalmente liberi da vincoli e non dobbiamo più dimostrare un'abilità, ma possiamo enfatizzare il nostro lato artistico. La musica può essere di qualsiasi tipo, non dobbiamo limitarci, ma ricercare proprio quello che potrebbe ispirarci di più, anche rischiando un po' sulla scelta musicale. Anche la scelta dell'abbigliamento potrebbe essere diversa, perché potrei prediligere magari un vestito più semplice, non sgargiante, ma che rispecchi il tema dello show. Posso avere anche la possibilità nella coreografia di mischiare e fusionare, diciamo, più stili. Non so se si dica fusionare, ma rende l'idea. Lo show deve proprio esprimere la tua artisticità e allo stesso tempo il messaggio che vuoi trasmettere al pubblico. Forse spiegata così può sembrare un po' troppo metodica la scelta di capire bene la destinazione di una coreografia, ma in realtà è questo il lavoro del coreografo. Sarà anche la bravura del ballerino nell'adattarsi, nel modellarsi per quella competizione a fargli ottenere grandi risultati. Quando realizzo una coreografia per uno spettacolo mi sento più libera di uscire dagli schemi, anche se con il tempo ho imparato a trovare la giusta via di mezzo. La mia coreografia da gara non è un esercizio asettico. Attraverso quella coreografia riesco comunque ad esprimere me stessa, a esprimere la mia personalità e la mia artisticità, cercando però anche di tirar fuori le mie abilità e di farle risaltare, sempre attenendomi alle regole. Ci sono ballerini che vivono per competere. La competizione è proprio la cosa che li soddisfa di più. E altri che magari un po' la disprezzano, diciamo. Non amano il mondo delle competizioni perché lo percepiscono come qualcosa che imbriglia la nostra personalità. Io personalmente li amo entrambi allo stesso modo. E tu? Sei un ballerino da gara o da spettacolo? Scrivimi nei commenti cosa ne pensi riguardo a questo argomento e se ti è piaciuto questo video metti un like e iscriviti al mio canale e non dimenticare di seguirmi anche su Instagram. Ciao ballerini, al prossimo video!